Quanto è più potente il motore DJI Avinox montato su questa Aimflow rispetto al Bosch Performance CX generazione 5 montato su questa Scott Patron? Beh, non ve lo potete neanche immaginare, veramente rimarrete stupiti alla fine di questo video. Ma prima di iniziare io volevo tanto darvi il benvenuto, qua siamo su MT Mag, io sono Marco Toniolo e oggi risponderò ad una domanda che fate in tantissimi, cioè questo motore DJI Avinox che ha, ricordo i numeri, una potenza massima di 800 watt, ha una coppia massima di 105 Nm che diventano rispettivamente 1000 watt e 120 Nm se si mette la modalità boost che dura solo 30 secondi, quindi è una modalità molto puntuale. Dicevo, quanto è più potente rispetto al classico Bosch, meglio classico, al nuovo Bosch Performance CX generazione 5, vi ricordo i numeri, abbiamo qua 85 Nm di coppia massima e una potenza massima di 600 watt. Porterò queste e-bike su una stessa rampa ripida che si trova qua vicino alla nostra sede, farò un cambio al volo, quindi tornerò giù, cambierò bici e tornerò su, in modo da avere le stesse condizioni. Fuori fa freddo, questo è anche il motivo per cui vedete le bici sporche, perché purtroppo il nostro lavaggio bici si è congelato durante questi ultimi giorni invernali. Dicevo appunto, riporterò le bici lì su con le stesse condizioni, siamo intorno agli 0 gradi fuori, quindi abbiamo la stessa temperatura per entrambe le batterie, che ricordo sono entrambe da 800 Wh, solo che quella della Scott si può estrarre, quella della Aimflow non si può estrarre. Abbiamo poi un display touch per quanto riguarda DJI, invece su Bosch abbiamo un display che non è touch ma indica solamente le tacche rimanenti per quanto riguarda la carica della batteria, però vedete che abbiamo qua un buco più grande perché penso che prossimamente anche Bosch potrà proporre un display diverso, probabilmente touch. Voi direte sì, ma le bici sono diverse, ovvio che c'è una differenza di tempi. Beh ragazzi, però attenzione, questa bici, cioè la Aimflow, pesa 21 kg con i pedali, io peso 71 kg, la Scott pesa 24 grammi con i pedali, quindi se facciamo la somma bici più rider, più lo zaino che avrò addosso con il materiale video, la giacca, eccetera, insomma i 3 kg sono veramente una differenza così piccola da non inficiare il risultato, anche perché il risultato, vi dico ancora, che sarà più grande, cioè la differenza fra i due motori sarà più grande di quella che immaginate. Per far sì che la prova sia il più plausibile possibile, ho deciso di tenere una potenza data dalle mie gambe di 200 watt, questo grazie ai classici, ormai li conoscete, pedali Favero Assioma Pro MX2, sono pedali da mountain bike, quindi resistono a tutti gli impatti che potete immaginarvi, anche sulle e-bike. Hanno un attacco SPD, quindi vanno benissimo con le tacchette che troviamo sulle scarpe Shimano, per esempio, e inoltre sono molto precisi perché ovviamente prima di usarli andrò a calibrarli su ognuna delle due bici in modo da avere l'esatta potenza che mi serve per far sì che io non vada a spingere troppo su una bici rispetto all'altra e quindi vada infine a inficiare i risultati. Inoltre non ho problemi a scendere sul sentiero scassato che vedrete dopo perché la gabbia di questo pedale può essere sostituita e inoltre tutta l'elettronica è dentro il perno, quindi non andrà a danneggiarsi neanche se prendo delle botte, cosa che faccio regolarmente anche perché questi pedali li uso molto spesso sulle bici da cross country, ma sempre sui sentieri che vedete oggi qua in questo video. Quindi uno cambia la gabbia nel caso si sia rovinata e il pedale è perfettamente funzionante. Qua dietro di me vedete dove farò il test, si tratta di una strada cimentata o meglio di un pezzo di una strada cementato e quindi farò partire il cronometro all'inizio del cemento, lo fermerò alla fine del cemento e vedrò di utilizzare 200 watt delle mie gambe su tutto il tratto in cemento grazie appunto al power meter di Favero. Inoltre qua dietro di me vedete la strada sterrata, qua un po' meno pendente, qua prenderò la rincorsa per riuscire ad arrivare ai 200 watt che mi servono per avere un metro di misura fisso per entrambe le bici, quindi adesso non mi rimane far altro che partire e vedere cosa succede. Proviamo adesso la modalità turbo con 200 watt delle mie gambe, la rampa è lunga 160 metri a 20 metri di dislivello. Pronti? Via! 200 watt, eccomi qua, più o meno. È difficile ovviamente tenerli quando un motore reagisce alla spinta, quindi aumenta sempre la potenza, ma vediamo di tenere i 200 watt. Molto precisi questi Favero, i pedali, devo dirvi. Ecco, la rampa è quasi finita. Pronto a fermare il cronometro. Via! Ci
ci ho messo 27 secondi e 64 centesimi. Avevo fatto una prova anche prima, ci avevo messo esattamente 27 secondi e 50 centesimi, quindi diciamo che questa misurazione è molto precisa grazie al power meter. Adesso provo il boost, dura solo 30 secondi, potenza massima 1000 watt. Lo faccio partire dal cemento insieme al cronometro. Andiamo di 200 watt con le mie gambe. È così potente che devo cambiare, cioè mettere un pignone più piccolo. Ce la farò sicuramente arrivare su prima della fine dei 30 secondi. Eccoci qua. Alla fine, difficile dosare il wattaggio delle gambe. Vediamo quanto ci ho messo. 26 secondi e 18. Certo, uno si aspetterebbe che col boost il tempo scendesse molto di più, però vi dico ragazzi, questa è ben la quinta prova che faccio col boost e il turbo. Col turbo ho fatto 3 prove, quindi i tempi sono veramente questi: 27 secondi con il turbo, 26 delle volte ho fatto 25 con il boost, quindi niente di trascendentale, anche perché è pensato semplicemente per arrivare su in cima a una rampa ripida ed inaspettata. Mi avvicino alla rampa, vado a 200 watt, pronto a far partire il cronometro, via. Si nota chiaramente che questo motore spinge di meno rispetto al DJI, lo noto sia dalla velocità sia proprio anche da quale rapporto sto usando, anzi devo scalare di 1. È proprio chiaro. Certo, anche le gomme scorrono un po' meno, però veramente si tratta di poca roba. Anche il peso della bici, come vi ho detto, rapportato al peso complessivo rider più bici. Eccomi qua alla fine. Ci ho messo ben 40 secondi. Non ci posso credere che la differenza sia così tanta. Adesso ragazzi torno giù e rifaccio la prova per controllare che sia tutto giusto. Riparto con la Patron, vado a 200 watt, faccio partire il cronometro esattamente sul cemento. Vedete però che scalo subito, proprio manca proprio la potenza di picco che aveva il DJI Avinox. Quindi andiamo sempre di 200 wattora. Qua è più facile mettere i 200 perché il motore non scappa via come quell'altro che aveva un picco di potenza più alto. Quindi continuiamo ad andare sui 200 più o meno, sono un po' di più, eccomi, 200, arriva alla fine dell'asfalto, del cemento, voilà, controlliamo, niente, 39 e 66, quindi è più lenta effettivamente di 13 secondi. Un altro aspetto molto interessante è, oh, qua c'è il ghiaccio, la silenziosità dei motori. In salita sono rumorosi, diciamo uguali, quindi piuttosto silenziosi. In discesa entrambi non sbatacchiano, cosa non scontata se si prende per esempio un motore come l'P8 di Shimano. No, fa ancora ghiaccio. Beh, né il DJI né il Bosch hanno un problema simile. So che ad alcuni di voi non dà fastidio, a me però i motori che sbatacchiano in discesa proprio non piacciono. Mi aspettavo una differenza del genere? Assolutamente no. Certo, potrete dire che le bici sono diverse, che la Scott pesa 3 kg in più, che le gomme scorrono di meno quelle della Scott, va bene, facciamo pure che le gomme abbiano dato 1 secondo, 2 secondi, anche 3 secondi in più al Bosch. Siamo comunque ad una differenza di ben 10 secondi. Poi certo, questa è una bici da 24 kg con i pedali, questa da 21 kg con i pedali, però ragazzi attenzione, perché DJI ha sviluppato la propria bici con un'idea ben precisa in testa, cioè di tenerla leggera, agile. Inoltre l'escursione di questa bici, cioè della Aimflow, è di 150-160, la Scott è 150-170, quindi sono veramente molto simili.
Le differenze sostanziali stanno nella batteria, cioè di quanto sia ingombrante quella di Bosch, lo vedete benissimo dalle linee delle biciclette molto diverse fra di loro, dal fatto che una sia estraibile e l'altra no, quindi anche questo aggiunge del peso, però possiamo dire quello che vogliamo, il concetto di DJI di avere una bici super potente e leggera, beh, io direi che è pienamente riuscito. Forse Bosch però ha considerato un fattore, e cioè che un motore così potente come il DJI andrà a consumare di più la catena, la trasmissione, insomma andrà ad usurare di più la bicicletta. Però d'altro canto il DJI può anche essere, diciamo, depotenziato dall'app, quindi si possono avere 85 Nm di potenza massima esattamente come il Bosch generazione 5. Chissà perché dico sempre generazione oggi, perché fa freddo e ho la bocca un po' congelata, comunque generazione 5, e quindi abbiamo una potenza massima che potremo dosare a nostro piacimento. Non è poi detto che Bosch un giorno possa rilasciare un firmware che faccia avere una potenza maggiore anche al proprio motore CX generazione 5. Quindi ragazzi, state sintonizzati, ma soprattutto fatemi sapere cosa ne dite di questo motore DJI così potente. Farebbe al caso vostro o no?